look at that, guys. Buongiorno a tutti, come avete visto siamo da poco arrivati ad Icy Stray Point, quello che una volta era un piccolo villaggio che dal 1912 ha ospitato uno stabilimento per inscatolare il salmone pescato. Oggi è un piccolo villaggio riqualificato e trasformato in una attrazione turistica. Molte navi da crociera infatti si fermano qui ed è uno dei posti migliori in tutta l'Alaska per fare whale watching. E infatti è quello che andremo a fare noi oggi. Quindi mi raccomando, seguiteci, mettete like, iscrivetevi per non perdervi i prossimi episodi e niente, sbarchiamo e ci dirigiamo verso il molo per prendere la barchetta che ci porterà a vedere le balene. So those are humpback whales up ahead of us. When they show their tail, which is also known as a fluke, that's when they go for a deep dive. Ma non ho mai messo fuoco. Neanche fuoco, porca merda. Wedgies a sea. Come? Oh, look at that, guys. Oh, here we go. That was one. That last one, that's our boy.
là davanti. Leone marino lì. Ho visto davvero tante balene e è stato davvero incredibile. Abbiamo appena finito l'escursione di whale watching, stiamo rientrando a Dicey Strait Point, poi continuerà con la camminata nella foresta per cercare gli orsi. È stata un'esperienza davvero incredibile, freddo a parte perché faceva abbastanza freddo, abbiamo visto le balene, i leoni marini, tante aquile. Le aquile purtroppo non sono riuscito a filmarle perché verrebbero proprio dei puntini, però davvero davvero bello, molto interessante perché ci ha spiegato alcune cose davvero interessanti, come per esempio che le balene prima di immergersi per cercare cibo respirano un paio di volte e l'ultima volta prima di immergersi tirano fuori la coda. E infatti poi vi metterò anche qualche foto della coda, davvero impressionante. La cosa più bella era il silenzio tra un'immersione e il momento in cui sarebbero riemerse, c'era un silenzio clamoroso, tutti in attesa, bellissimo. E poi vabbè, il canto delle balene è stato davvero fantastico da sentire. Non so se si sentirà bene nel video, però è stato davvero emozionante. Anche quando emergono con lo sfiato, davvero davvero bello. È davvero un'escursione azzeccata. Sono davvero contento. Ora siamo in barca, ritorniamo a Dicey Strait Point come vi ho detto e proseguiamo l'escursione. Ci vediamo lì, a dopo. Ok, siamo scesi dalla barca e adesso ci apprestiamo a salire su un piccolo pulmino che ci porterà verso la Spassky Valley, dove andremo a cercare gli orsi. Quindi state sintonizzati e vediamo se riusciamo a trovarne qualcuno. E dici che ci prendono in giro il leone vestito da orso? Siamo ritornati e purtroppo non abbiamo visto neanche un orso, però da quello che avete visto la Spassky Valley è davvero fantastica. Come ci ha detto la nostra guida, una grandissima guida, super simpatica e bravissima. Non avremmo visto gli orsi, ma vi portate a casa una cartolina meravigliosa, quindi siamo contenti lo stesso, diciamo.
subito su. Allora, siamo partiti da Icy Stray Point da un'oretta ormai e ci dirigiamo verso Ketchikan, dove arriveremo domani mattina verso le 9, se non ricordo male, così ha detto Captain Jeffrey. E viaggiamo adesso verso l'Inside Passage, che è questo passaggio tra la terraferma, il continente e le isolette. E adesso, come di consueto, vi portiamo a fare un giro sulla prua per vedere i panorami. Una cosa che non ho detto prima, un'osservazione che volevo fare di quello che mi è piaciuto di più di oggi, non tanto l'aver visto le balene o magari un po' il dispiacere per non aver visto l'orso, è il fatto che mentre aspettavamo le balene, mentre aspettavamo che riemergessero, mentre guardavamo, scrutavamo la valle alla ricerca dell'orso, una cosa che mi ha colpito davvero tanto è stato il silenzio che c'era in quei momenti, rotto solo a volte da qualche passo qua e là per cercare di spostarsi, per avere un'angolatura diversa, oppure il click delle macchine. È stato, cioè, davvero incredibile. Il silenzio che c'era è qualcosa di davvero, davvero indescrivibile. E niente, è una cosa che mi ha colpito e che volevo condividere. È stata davvero incredibile. Bisognerebbe provarlo una volta nella vita. Ora basta chiacchiere e ci trasferiamo sul ponte. Andiamo. Mm? Volevo fare ancora qualche ripresa, ma qui c'è una nebbia clamorosa, davvero. Infatti la nave sta anche suonando le sirene, boh, non lo so, perché c'è una visibilità davvero scarsa, quasi nulla. Guardate qua che roba, guardate. E sulla prua avete visto, era ancora meno. Quindi ora il mare è anche leggermente mosso, quindi mi ritiro in camera e ci vediamo domani a Ketchikan per un'altra avventura. A domani!